Nel garage sotto una luce tenue c'è un tavolo, strumenti sparsi e tu colori con la un'idea nasce un'opera. Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme l'idrolato di orchidee. Idrolato che è ottima per chi ha la pelle secca, spenta, arrossata, in quanto ricca di tutta una serie di minerali e polisaccaridi che poi vi elencherò a fine video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Lasciatemi tanti like e tanti commenti. Dopo questo video vi farò anche vedere il sapone all'orchidea, quindi restate con me, lasciatemi tanti commenti, mi raccomando, e se avete qualche richiesta scrivetemelo e cercherò di accontentarvi. Eccoci ragazzi, allora prima cosa da fare è prendere almeno 5-6 fiori. Ricordatevi che in linea di principio nessuna orchidea è tossica, quindi non abbiate paura di eventuali problemi di tossicità della pianta. 5-6 fiori direi di prendere, ovviamente più belli, no? Ok, questi direi che sono sufficienti e oggi vi farò vedere come fare l'idrolato da usare come tonico per il viso, e se volete anche voi farne anche un sapone, il sapone all'orchidea. Restate con me per il prossimo video perché vi farò vedere come utilizzare le orchidee per fare il sapone. Io farò tutto in una volta unica, quindi se anche voi volete fare il sapone aspettate a fare l'idrolato fino al prossimo video. Allora, prima cosa da fare: se le orchidee le avete acquistate in negozio già fiorite, vi consiglio di fare questo passaggio. Se invece vi sono cresciute risbocciate in casa, questo passaggio è facoltativo, a meno che non abbiate spruzzato sulla pianta dei fertilizzanti. Aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato di sodio a dell'acqua fresca, lo sciogliamo bene e andiamo a lavare i nostri fiori lasciandoli immersi per una decina di minuti. Di chi osa nella polvere sotto le stelle, crea sogni e poi vola con Klaus. Ecco Klaus, guarda cosa ho fatto io, con due mani e un po' di ingegno, mani in opera, cuore. Al termine dei 10 minuti li andremo a sciacquare in acqua pulita senza bicarbonato. Poi li andiamo ad adagiare su un canovaccio e aspettiamo che asciughino. Se anche voi volete fare il sapone all'orchidea, da questi 6 fiori ne togliete 2. Eccoci ragazzi, allora per fare l'idrolato ci servirà una pentola abbastanza alta. Io userò un bicchiere da caffè, dell'acqua, acqua in bottiglia naturale. Non vi fate venire in mente di usare l'acqua distillata, perché in tanti che fanno creme, che fanno cosmetici, usano l'acqua distillata erroneamente, sbagliando. L'acqua distillata è un'acqua non pura microbiologicamente, quindi non è un'acqua sicura, non è ad uso alimentare e al suo interno possiamo trovare batteri o peggio ancora muffe, che anche con la bollitura non vengono uccise, perché le spore delle muffe, come sapete, con la bollitura non vengono uccise. Quindi acqua della bottiglia, acqua naturale, o tutt'al più acqua del rubinetto. Mettiamo un bel quantitativo d'acqua, poi ci servirà uno di questi colini, passatemi il termine, per la cottura a vapore. Questi qui li trovate veramente ovunque, costano veramente niente. E cosa importante, non deve toccare l'acqua, ma deve appoggiarsi sulla tazzina in modo che sia sollevata. Al suo interno mettiamo una ciotolina in metallo, questa qua io la uso sempre per gli idrolati, e posizioniamo ai lati le orchidee.
Se volete potete metterne ovviamente anche di più. Dai, le metto, e poi per il sapone ne userò delle altre. Sì, perché il prossimo video sarà sapone all'orchidea. Poi andrà messo un coperchio voltato all'ingiù, in questo modo. Così facendo l'acqua evaporando si andrà a depositare sul coperchio e colerà al centro nel contenitore sottostante. Andiamo a sigillare la pentola, più o meno, una sigillatura molto easy, ragazzi, con della carta stagnola. Diciamo che più vapore rimane all'interno meglio è, ma non deve neanche esplodere, quindi tenuta non stagna, non come una pentola a pressione, per intenderci. Abbiate cura di verificare che ci sia abbastanza spazio tra il coperchio e la ciotolina sottostante. Se non ce n'è a sufficienza, mettete al di sotto del colino uno spessore un po' più basso. Nella mia cucina, allora mettiamo la pentola a fuoco basso. Il procedimento durerà per un'oretta, un'oretta e mezza. Ora vedete un po' voi quando riuscirete a accumulare abbastanza liquido all'interno della ciotolina. Sopra alla pentola andiamo a mettere un cubo refrigerante. Questo farà sì che il vapore che si depositerà sul coperchio si raffredderà velocemente e altrettanto velocemente scenderà nel contenitore al centro. Questo un po' per velocizzare il procedimento. Noi ci vediamo tra un'orettina. Dopo, mi raccomando, non lasciatelo incustodito, controllate sempre la pentola. Guarda cosa ho fatto io, con 2 mani e un po' di ingegno. Mani no per attuare in gioco, trasformo il mondo pezzo a pezzo. Eccoci ragazzi, sono passati all'incirca una quarantina di minuti. Non so se dalla telecamera si riesce a vedere, ma mi sembra di sì. Il liquido sta piano piano defluendo all'interno della bacinella che andrà poi a raccogliere tutto l'idrolato di orchidea. Al termine dell'oretta, o un'ora, un'ora e 10, un'ora e un quarto, possiamo spegnere e lasciare raffreddare. Eccoci ragazzi, allora l'idrolato è pronto. Come vi ho detto all'inizio video, è ottimo per chi ha la pelle secca del viso e del corpo per tutte le sue proprietà lenitive, per pelle secca, arrossata, irritata. In più, essendo un prodotto ottenuto grazie alla distillazione tramite vapore, va bene anche come additivo per le creme quotidiane che usate normalmente. È dotata di importanti proprietà antiossidanti, frena l'invecchiamento cutaneo, regola la pigmentazione della pelle apportando luminosità e nutrienti come il calcio, il rame, il ferro, il selenio, lo zinco, quindi è un ottimo anti-aging. Adesso andiamo delicatamente a togliere il coperchio che è ancora a 10.000 gradi. Al centro troviamo il nostro idrolato, guardate un po'. Andiamo a versare in un barattolo e questo non ha conservanti, quindi va conservato in frigo e utilizzato nell'arco di una settimana. Se volete aggiungere del conservante potete optare per il Cosgard. Come quantitativi direi 2-3 gocce di Cosgard. Bene, le orchidee che avanzano le mettiamo ad asciugare su della carta assorbente e possiamo utilizzarle poi per fare il sapone all'orchidea.
Bene, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e ragazzi tanti commenti. Se volete vedere qualche video in particolare scrivetemelo nei commenti e cercherò di esaudire la vostra richiesta. Ciao ciao! Ecco Klaus, guarda cosa ho fatto io, con 2 mani e un po' di